Ciao, sono Fabrizio Dalisera. Voglio farti ascoltare degli esperimenti che è la prima volta, tra l'altro, che sto facendo e voglio condividere con te con l'Apollo Twin ed il set di plugin che sono inclusi nel pacchetto, quindi i plugin che danno con la scheda. Allora, il microfono è un R20 e il mio sassofono è un Con 12M e adesso voglio registrare utilizzando il pre dell'Apollo senza nessun tipo di effetto e senza nessun tipo di equalizzazione, quindi nudo e crudo. Ok. Ecco, questo è il pre-stock, nudo e crudo della Universal Audio. Se sei interessato al mondo del sax e del jazz, dell'improvvisazione, del home recording, ti consiglio di iscriverti al mio canale. In questo modo puoi sostenermi, puoi aiutarmi a produrre nuovi video e puoi anche essere aggiornato sui prossimi. Quindi iscriviti al canale ed attiva la campanella. Allora, buttiamoci subito dentro a questa prova di questo preamplificatore, il plugin di questo preamplificatore Universal Audio 610B, incluso nel pacchetto che viene dato con l'Apollo Twin. Apro questo qui, vi faccio vedere, è questo qui. Ecco, questo preamplificatore qui ha qui nella parte superiore possiamo selezionare il gain. Ecco, allora, ecco, sentite già, è anche interessante ascoltarlo sulla voce, sentite, allora, questa è la mia voce con il preamplificatore inserito, ecco, sentite, effettivamente scalda, Questa è la mia voce senza il preamplificatore inserito. Però, ecco, di nuovo inserito. Quindi influisce parecchio. Allora, qui abbiamo il selettore degli ohm, quindi l'impedenza, ecco, sentite che in effetti qui è diverso. Sa, prova test 1, sa, prova test 1. Ecco, questo mi sembra un po' il più equilibrato. Allora voglio provare e la cosa interessante è che qui abbiamo anche due equalizzatori. Un equalizzatore per le basse e un equalizzatore per le alte. Perfetto per gente come me. Io non amo gli EQ che hanno 300.000 regolazioni. Io capisco che ovviamente si possa intervenire su molti parametri, però a me personalmente piace fare dei piccoli interventi, non amo le equalizzazioni drastiche, quindi di solito me la capo. Vediamo un po' come interviene. Ecco, sentite, adesso sta aumentando le alte, adesso le diminuisco, ecco, le diminuisco ancora di più, è bello scuro. Mi piace come interviene. Vediamo un attimo invece che cosa succede sulle basse. Adesso gonfio con le basse. Mamma mia che basse. Sentite, tra l'altro l'R20, questo microfono qui è un microfono molto usato per radio. Io non credo di avere una bella voce, però, mamma mia, sembra di sentire una voce radiofonica quasi. Ecco, così forse suona ancora meglio. Eccoci qui sul mio canale oggi per poter ascoltare la prova del preamplificatore Universal Audio UA610B. Proviamo ad ascoltare il suono delle valvole digitali che non esistono. Allora, facciamo un attimo una prova senza nessun tipo di equalizzazione. Allora. Adesso lo inserisco. Devo dire che sulle prime mi sta piacendo. Sentite che è più saturo
e ha questo effetto che riscalda ed è bello spinto sulle medie. Proviamo ad ascoltare come suona. Devo dire che sulle prime forse devo ricredermi sui plugin, mi sembra che suoni veramente bene. Voglio provare a fare un giochino, cioè voglio provare a spingere, ecco anche forse un pochino meno. Vediamo di matcharlo con il segnale originale. Sa 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 sa, ancora un po' altino, sa 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 sa. Test 1, sa 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 sa. Ok, allora un po' estremo. Allora, adesso invece ho spinto tantissimo il gain, sto praticamente quasi al massimo come potete vedere. Voglio provare a capire come interviene saturando, quindi adesso dovrei sentire parecchia saturazione e compressione perché insomma gli ho tirato il collo come si dice in gergo. Vediamo un attimo. Allora, adesso ho anche esagerato, nel senso che è veramente molto spinto, il suono non è che satura, è proprio distorto. Però devo dire che veramente mi sta piacendo, cioè lo sento comunque abbastanza realistico. Allora, per essere onesto, io non ho confrontato il 610, la macchina, il pre-fisico con il plugin, quindi non so dirvi se effettivamente suoni allo stesso modo, però vi posso dire che è un plugin musicale, cioè mi piace come interviene. Allora voglio provare a fare una cosa, voglio dare, siccome è un po' scuretto, voglio dare un minimo di, ecco qui, ci do un po' di equalizzazione sulle frequenze acute, voglio ridurre un po' il gain, ecco, voglio aumentare di nuovo l'output, ecco così mi piace, voglio provare quest'altra configurazione che è un po' meno satura, ecco questa impedenza qui. Vediamo un attimo, rifaccio di nuovo il match con il canale iniziale. Sa sa test 1, test 1. Sa sa test 1 è un po' alto, l'abbasso un po'. Sa sa, vediamo un po'. Sa sa test 1, test 1. Sa sa test 1, test 1. Sentite come interviene. Adesso sto anche facendo qualcosa di un po' drastico perché comunque insomma ho dato parecchio gain, ho lavorato sull'equalizzazione. Quindi è un po' meno estremo di prima, il settaggio di prima era proprio estremo, anche se mi piaceva come suonava, eh. Adesso voglio provare questo.
Ragazzi, sto impazzendo. Cioè, mi piace veramente, mi piace come interviene. Allora, diciamo che chiaramente c'ha un'impronta piuttosto marcata, questo pre qui non è che vada molto per il sottile, insomma, quando lo metti lo senti, però interviene in modo veramente musicale. Cioè non sento frequenze fastidiose, ecco, anche prima quando l'ho saturato, eh, sì, si può anche provare a fare, proviamo l'ultimo settaggio, ecco, vediamo qua che succede, rifaccio il match con quello iniziale, ecco, questo è quello iniziale, ascoltate questo veramente quanto è, c'è una bella compressione, eh? Sentite anche nella mia voce, questo è il pre senza è il pre-stock della scheda, quindi ho disattivato il plugin, adesso lo attivo, ecco, sentite, effettivamente comprime, schiaccia un po', c'ha parecchia punta sulle medie, però è musicale. Quindi allora voglio provare quest'ultimo settaggio, vediamo un po'. A me piace, che vi devo dire, sono abbastanza sbalordito, ma ci tengo a precisare che non ho nessun tipo di partnership, sponsor, affiliazione, chiamatela come volete con la Universal Audio, queste cose le ho acquistate di tasca mia come tutti voi. Allora, voglio provare un attimo a disattivare. Ecco, ritorniamo al suono originale. Mi piace anche questo, ovviamente. Adesso, ecco, lo riattivo. Voglio invece togliere queste... Ecco, invece voglio scurirlo un po'. Voglio ritornare al settaggio precedente. Quindi a questo qui, eccolo. Voglio stirare un po' il gain. Faccio il match sa 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 con il canale iniziale per vedere il livello. Sa 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 sa. Leggermente meno, così lo stiro un po' di più. Sa 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 sa. Sa sa, ancora un po' meno, sa sa. Vediamo così che succede. Così è proprio saturissimo. Sa sa sa, vediamo che succede. Sa sa sa, sa sa sa, sa sa sa. Ok. Allora, adesso come potete vedere dalle regolazioni, lo sto saturando proprio come un animale, passatemi questo termine. Vediamo che succede.
come potete sentire era saturissimo e compressissimo. Adesso questo ho utilizzato veramente un settaggio estremo. Cioè, vedete, gli ho proprio l'ho spremuto fino alla fine, il gain tutto stirato al massimo. Con questa impedenza qui sopra mi piace. È interessante, mi piace perché anche nei settaggi estremi comunque l'ho trovato musicale. Che vi devo dire, sinceramente sono... Forse devo ricredermi sui plugin. Probabilmente la macchina sarà diversa sicuramente. Allora, se andiamo in uno studio con le macchine fisiche, con quei convertitori e con quel tipo di livello che effettivamente solo uno studio può darti, ovviamente una differenza c'è. In effetti io tutti i miei dischi che ho registrato in studio li ho registrati appunto in studio proprio per questo motivo. Ovviamente poi c'è anche un discorso di quanti canali hai, che registrare tanti strumenti simultaneamente è complicato, e poi insomma vai in uno studio dove ci sono delle macchine dedicate, ci sono delle persone che fanno i fonici di professione, insomma, e devi anche preoccuparti solo a suonare anziché registrare. Però devo dire che dal punto di vista di un home studio questo qui suona proprio bene e comunque puoi registrarci, è comunque una cosa di livello professionale, capisci? Devo ricredermi, probabilmente io avevo provato delle cose digitali di qualche anno fa che non erano a questo livello e mi piace molto come interviene, trovo che sia comunque un suono usabile. Probabilmente sarà diverso dalle macchine originali, ma è comunque un suono utilizzabile. La cosa che mi rimane da fare è, sarà difficile, però se riesco a trovare un 610 fisico, quindi la macchina, voglio provare a confrontarlo con questo per capire veramente che cosa succede. Se ti è piaciuto questo video, voglio dirti che proverò anche altri plugin della Universal Audio, sempre inclusi in questo pacchetto gratuito. E quindi se vuoi, se ti piace l'home recording, se ti piace il sassofono, se ti piace il jazz, ti consiglio di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sulle novità e per permettermi di produrre nuovi video.